Ciao ragazzi, ed eccoci qua per cercare di rispondere a questa domanda: è meglio avere due woofer o uno solo di superficie radiante equivalente? Perché è una domanda ricorrente fra appassionati, ma per rispondere a questa dobbiamo prima rispondere a quest'altra, ovvero avere più escursione equivale ad avere più SD? Anche questo è ricorrente fra appassionati. Per rispondere correttamente a questo dobbiamo acquisire delle piccole nozioni affinché ci possano servire per arrivare correttamente a conclusione, ok? Bene, partiamo subito con la VD, cioè è il volume da rispostato al nostro cono, che è dato dal prodotto di SD per X, dove SD a tutti gli effetti la superficie radiante del nostro cono, X è l'escursione proprio del cono, ok? In buona sintesi, questo calcolo equivale al calcolo del volume di un cilindro a tutti gli effetti, ovvero la base, ok, l'area del circolo, raggio quadrato per 3,14, per l'altezza, in questo caso l'altezza sarà x e l'area e se rimane la SD, ok? Ora, volendo porre VD come costante, ok? Se andiamo a raddoppiare la x, quindi l'altezza, possiamo e dobbiamo dimezzare l'area, la SD, la superficie, affinché VD resti costante, e resta costante. È proprio da questa considerazione e constatazione che molti sostengono che da avere un buffer con una data x max o averne un'altra con SD dimezzata, per esempio, con la x max doppio si equivalgono, cioè non cambia assolutamente nulla. Ma è proprio così? Esattamente così? Non proprio, anzi, direi no, propriamente no. Difatti, se andiamo a osservare questa formuletta per la potenza acustica, che vale specificatamente per la bassa frequenza, poi più avanti sarà chiaro il motivo, questa è data da K, che è una costante che raggruppa vari fattori, quale la proprietà del mezzo, densità dell'aria, velocità del suono e così via, che non sono esplicitati in questa, difatti la si può avere anche in altra forma ovviamente. Dicevo, questa è data per K, per SD alla quarta, F alla quarta, la nostra frequenza, X max dell'escursione alla seconda. Già in questo, se andassimo a raddoppiare la X max, ok? Quindi un fattore di 2, la nostra potenza acustica quadruplica. Ma se andassimo a raddoppiare invece la SD, sembra un fattore di 2, abbiamo 2 alla quarta, che non fa 4, fa 16. Non è la stessa cosa, in modo più assoluto. Ma anche osservando questa generica per una valutazione praticamente qualitativa, spannometrica per la pressione, ok? Questa è data da ρ per C per VD, il nostro VD, per la frequenza al quadrato. Qua se andiamo a raddoppiare la frequenza, la pressione quadruplica, diversamente da VD che raddoppia rispetto a VD, all'SPL, ok? C'è qualcosa che ci sfugge, dobbiamo approfondire, ok? Per chi non fosse chiara la differenza tra pressione e potenza, vi rimando al tutorial sui decibel, là abbiamo ben chiarito la differenza qual è, ok? Dicevo, dobbiamo approfondire, dobbiamo capire, ok? Perché quando il cono impone il suo modo all'aria, e lo deve fare ovviamente, perché la deve comprimere affinché si possa generare questa onda di pressione, ok? Onda acustica. Difatti, in questa si generano aree di compressione e aree di rarefazione, che poi si può esprimere in questa bellissima onda sinusoidale, funzione sinusoidale, affinché si genera questa energia che viene trasportata nell'aria senza il trasporto della materia, appunto, ok? Così raggiunge il nostro orecchio, il nostro timbro, affinché noi possiamo sentire, ascoltare il suono, ok? Ma l'aria la si comprime perché è elastica, ed essendo elastica
tenderà a trattenere energia che non verrà rilasciata in un tempo istantaneo. Non esiste un tempo istantaneo, istantaneamente. La rilascerà in un dato tempo, ok? Più ne accumula e più tempo sarà necessario per rilasciare questa energia. Chi ha seguito il tutorial sull'impedenza elettrica troverà delle analogie in questa, ok? Difatti, proprio nell'impedenza elettrica, questa presentava una reattanza, se ben ricordate, visto che l'aria accumula anch'essa energia, come abbiamo visto, qui ci sarà una reattanza acustica. Difatti noi parleremo di impedenza acustica. E come nell'impedenza elettrica, anche in questa abbiamo una componente resistiva e una reattiva, pardon. Ok? A tutti gli effetti, quando il cono impone il suo moto, ok, lo fa espressamente in funzione della sua escursione, ovvio. E più sarà alto questo valore di escursione, più sarà alto l'accumulo di energia e tanto più tempo servirà per rilasciarla questa energia e più tempo sarà necessario, più non sarà in fase col segnale che l'ha generata, creando a tutti gli effetti una perdita di efficienza di traduzione, perché in questo caso noi stiamo trasducendo, stiamo trasformando un movimento meccanico, quindi un'energia meccanica, in energia acustica. Visto che trattasi di acustica, di onde acustica, parleremo di interferenze. Inoltre, come abbiamo visto nelle formule precedenti per la potenza della pressione acustica, questi sono in rapporto quadratico con la frequenza, soprattutto, ho precisato, in bassa frequenza, visto che parliamo di woofer. Perché? C'è un motivo, ok? Bene, anche per rispondere a queste domande lo faremo col prossimo tutorial, dove vi spiegherò perché è presente qua un palloncino pieno d'acqua e questa signorina che si gode questo bellissimo viaggio in auto, ok? Mi fermo qua, spero di non aver commesso qualche grosso errore, eventualmente me lo segnalate, che spesso li faccio. Consiglio vivamente, per chi fosse interessato a tale argomento, di iscriversi al canale, non vi costa assolutamente nulla, eventualmente fate semplicemente cosa credete a me, e se il video vi è piaciuto mettete un mi piace per darmene atto. Come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!